Ma quante granny stiamo realizzando quest'anno? Amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Come avete visto già dall'anteprima, realizzeremo una bellissima borsa granny di una semplicità e facilità unica. Anche le principianti possono mettersi a fare questo progetto anche adesso insieme a me. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, io ci ho fatto caso soltanto alla fine quando avevo il progetto già pronto davanti a me, che somiglia un po' alla Falabella. Questo modello tra l'altro gira un po' sul web in questo periodo, quindi questo modello che vedremo oggi potrebbe essere una bella rivisitazione, perché no? Anche perché vi darò qualche suggerimento su come personalizzare il modello verso la fine del video, perché giustamente ho cucito due pannelli e vi ho suggerito cosa fare se desiderate dare profondità alla borsa. Comunque già stiamo andando un po' troppo avanti, passo passo vedrete durante il tutorial del tutto. Andiamo a noi. Come vi dicevo, il progetto è di una semplicità unica e tutto ciò che ci occorre è davvero pochissimo. Io ho utilizzato soltanto del filato, l'uncinetto, qualche accessorio, ovvero delle borchette della variante oro e uno scampolo per foderare la borsa, ma questo passaggio è facoltativo. Se desiderate lasciarla senza fodera va bene, la borsa è leggermente traforata, però ci può pure stare. Ritorniamo all'occorrente. Dunque io ho utilizzato del cotone ecologico Greta, che già abbiamo visto circa un annetto fa, penso, sì, quando ho realizzato la borsa a rete e il top in coordinato nella variante azzurra. Quest'oggi vedremo all'azione due varianti diverse, la variante corda e la variante verde chiaro. Ho utilizzato un gomitolo nella variante verde e ne è rimasto pochissimo, 20 grammi, quindi con 80 grammi con un gomitolo riuscite a fare entrambi i pannelli. Mentre per quanto riguarda la variante corda occorreranno due gomitoli da 100 grammi, ma il secondo vi rimarrà e vi potrebbe ritornare utile se decidete di andare a realizzare il giro borsa seguendo le istruzioni che vi ho dato quasi a fine tutorial. Comunque due gomitoli nella variante corda e un gomitolo nella variante verde chiaro, ma sul sito di Tresfere Filati ci sono tantissime altre varianti di colore, quindi avete vasta scelta. Gli uncinetti di lavorazione utilizzati sono il 3,5 ed il 3. Poi, come vi dicevo prima, ho utilizzato degli accessori metallici, ovvero delle borchette rotonde. Ho dato insomma un tocco di colore, un tocco di luce, lo sappiamo. Ogni dettaglio fa sempre la differenza, dettaglio semplice ma incisivo. E poi ho utilizzato degli scampoli in due varianti diverse, perché ho fatto una doppia fodera, ve lo spiegherò velocemente, per andare a foderare appunto la borsa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo modello, se vi piace, se lo trovate anche semplice, veloce, facile. Se provate a replicare lo stesso progetto, mi raccomando, mandatemi le vostre foto oppure mi taggate sui vostri post, così riesco a vedere tutti i vostri progetti e nello stesso tempo faccio il ripost sulle mie storie. In questo modo anche tutti gli altri possono vedere i vostri progetti. Prima di passare al tutorial, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Se sei nuovo, se sei passato qui per caso, iscriviti, attiva la campanellina, in questo modo non ti perderai le prossime novità, i prossimi progetti estivi, primaverili, insomma tantissimi progetti freschi, colorati, adatti alle prossime due stagioni, primavera, già siamo in primavera, comunque primavera-estate. Un'altra cosa importantissima, seguimi anche su Facebook e su Instagram per non perderti l'anteprima di ogni progetto. Quindi se siete curiosi seguitemi anche lì, mi raccomando. Infine, un'ultima cosa, vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li trovate sullo shop online di Tresfere Filati, il cui link lo lascio come sempre sotto al video nel box informazioni. Tutti gli indirizzi utili li trovate sempre lì. A questo punto, sigla! Inizio con la variante corda, uncinetto 3,5, avvio 18 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 18ª ed ultima catenella. Ne aggiungiamo un'altra che ci serve sia per rigirare il lavoro e ci ritornerà utile una volta che abbiamo finito il giro. Per non perderla di vista la segno col marcapunti, così riuscite a seguirmi per bene. Vado a lavorare nelle maglie che ho
dietro le catenelle, per intenderci quelle che mi ritrovo proprio dietro in queste catenelle. Se facciamo fatica ad entrare in quell'asola con l'uncinetto 3,5, possiamo benissimo prendere l'uncinetto 3 e fare meno fatica, riusciremo ad entrare in maniera semplice. Quindi entro, prendo il filo e vado a fare il primo punto, catenella successiva, maglia dietro, secondo punto basso e così via fino alla fine, finché non ci ritroveremo con 18 punti bassi. 3, 18° ed ultimo punto basso. Facciamo una catenella e giriamo il nostro lavoro. Passo nuovamente il 3,5 che utilizzerò per tutto il resto della lavorazione. Nel primissimo punto vado a lavorare un punto alto che vado a sostituire con le 2 maglie basse. Se preferite fate direttamente le 3 catenelle. Sempre nello stesso punto aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. E al momento mi fermo qui. Andrò a terminare il modulo non appena finirò il giro. Adesso saltiamo 1 e 2 punti e andiamo a lavorare nel terzo punto 3 punti alti. 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, salto sempre 2 punti e nel terzo vado a lavorare 3 punti alti. Continuiamo così per tutta la riga finché non ci rimarranno gli ultimi 2 punti. In totale abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6 moduli. Adesso abbiamo gli ultimi 2 punti, quindi il gruppo da 3 dove lo facciamo? Se vi ricordate ho segnato questa catenella col marcapunti. Andremo a lavorare i punti esattamente in questa catenella. Anche qui se facciamo fatica ad entrare con l'uncinetto 3,5 all'interno della catenella, basta cambiare l'uncinetto di mezzo punto, prendere il filo, inserirsi nella catenella fatta in precedenza e fare 3 punti alti. 1, 2 e 3. Bene. Ripetiamo per altre 2 volte con la sua catenella di separazione. Filo sull'uncinetto, altri 3 punti alti, secondo gruppo. Ovviamente 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti, quindi terzo gruppo. 1, 2 e 3. Perfetto. E questo sarà il risultato. Abbiamo formato 3 lati. Andiamo a saltare 1 e 2 punti e nel terzo punto andiamo a lavorare 3 punti alti. Devo cambiare il numero di uncinetto, altrimenti non ci siamo. E aggiungo altri 2 punti nello stesso punto. 2 e 3. E quindi continuo così fino a terminare il giro. Mi rimangono 1, 2 e 3 punti, ne saltiamo 2 e nell'ultimo andiamo a lavorare un gruppo di 3 punti alti. 2 e 3, ok, 2 catenelle di separazione per formare l'angolo, l'ultimo gruppo di 3 punti alti, 1, 2 e 3. Ovviamente terminiamo con le ultime 2 catenelle. 1, 2 e chiudiamo nel primo punto alto o nella terza catenella realizzata all'inizio. Quindi entro, prendo il filo,
chiudo punto bassissimo e faccio una catenella di sicurezza. Posso staccare il filo, nel mio caso perché continuerò con il secondo colore. Ho realizzato un piccolo rettangolo, andiamo avanti con il secondo giro. Il procedimento è piuttosto semplice. Vado a fare un cappio e mi inserisco esattamente nelle 2 catenelle iniziali. Entro, prendo il filo e sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse. 1 e 2. Se non vi trovate in questo modo, potete fare anche le 3 catenelle. Quindi vi inserite in questo modo, tirate fuori il cappio, vi agganciate, 1, 2, 3 e poi procedete con i punti alti. Sempre nello stesso spazio di 2 catenelle aggiungo 2 punti alti, 1 e 2. Inizieremo il modulo sempre allo stesso modo, faremo i 3 punti alti sempre nel primissimo angolo e poi quando termineremo il giro andremo a completare il modulo di 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Questo ce lo porteremo fino alla fine del lavoro. Andiamo avanti, prendiamo il filo, saltiamo il primo gruppo che abbiamo al di sotto e lavoriamo tra un gruppo e l'altro, quindi in questo spazio entro e vado a lavorare 1, 2, 3 punti alti. Fatto il primo modulo, facciamo il secondo tra un modulo e l'altro precedente. 3 punti alti. E continueremo in questo modo per altre 4 volte. Quando arriviamo al secondo angolo, il primo l'abbiamo lavorato solo a metà, andiamo a lavorare nello spazio delle 2 catenelle e andiamo a formare l'angolo del secondo giro, per cui faremo 3 punti alti, due catenelle e altri 3 punti alti sempre nello stesso spazio. Procediamo nel terzo angolo, ripetendo quello che abbiamo fatto prima. 3 punti alti, due catenelle di separazione e 3 punti alti. Guardate come inizia a prendere forma e diventa sempre più grande. Più andiamo avanti con i giri, più diventerà grande, ovvio. Fatti 2 angoli, procediamo sulla parte più lunga, no? Andremo a lavorare sempre gruppi di 3 punti alti tra un gruppo e l'altro al di sotto. Completiamo il primissimo, quindi prendo il filo, vado direttamente nello spazio già lavorato a metà, facciamo 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e andiamo a chiudere sempre nel primo punto alto o nella terza catenella con punto bassissimo. Quindi catenella e posso staccare il filo, nel mio caso sempre. Potete fare questo progetto anche monocolore o tricolore o multicolore, insomma, a vostro gusto. Durante il terzo giro partirò esattamente dalle 2 catenelle finali. Come vi dicevo prima, il lavoro è ripetitivo. Vado nello spazio di 2 catenelle e ripeto quello che ho fatto prima. Sostituisco un primo punto alto, ne aggiungo altri 2. E completo l'angolo a fine giro con gli ultimi 3 punti alti e le 2 catenelle. E fino a qui ci siamo. Continueremo a lavorare sempre tra un gruppo e l'altro al di sotto e negli angoli ripetere l'aumento. Fino ad ora ne ho fatti 3, 1, 2 e 3. Continuerò
per altri 6, alternando sempre i colori. Se qualcuno di voi è alla ricerca di un fondo rettangolare Granny, questo schema potrebbe fare al caso vostro. Chiaramente adesso è un piccolo fondo, è piccolino, però basta andare avanti di qualche giro, potrete realizzare un fondo da 20, da 25, da 30, poi procedere alzando il corpo della borsa, perché no, anche seguendo sempre lo stesso schema, ma non è quello che andremo a fare oggi noi, realizzeremo tutt'altro progetto, per cui ci vediamo a pannello completato. Bene, ho terminato i miei 9 giri totali e questo è il risultato. Abbiamo un bel pannello rettangolare che misura 32 cm per 21 cm. Adesso abbandoniamo la lavorazione in tondo e procediamo a righe. Nello stesso tempo andremo a diminuire un motivo per riga. Visto che ho terminato il giro con la variante corda, procedo con il verde. Tra l'altro ho utilizzato il secondo gomitolo quando sono arrivata proprio all'ultimo lato più corto. Ovviamente io ho già fatto l'altro pannello retro o fronte, quindi ho già sfruttato il primo gomitolo da 100 grammi nella variante corda. Ancora ho il gomitolo nella variante verde e mi basta e avanza per realizzare anche questo secondo pannello, insomma per finirlo. Almeno 2 gomitoli di greta in questa variante corda sono necessari. È chiaro che se utilizzate un altro tipo di cotone, per esempio il fiocco, il quantitativo potrebbe anche variare e potrebbero variare anche le dimensioni del pannello stesso, quindi magari per poter raggiungere le stesse dimensioni del mio pannello dovete fare più giri con il fiocco, ecco, per intenderci. Al variare del filato utilizzato variano sia il peso, i grammi del filato utilizzato, che le dimensioni del progetto stesso, mentre se utilizzate il greta come me non dovreste avere dei problemi. Dicevo, prendo la variante verde e vado a lavorare il mio gruppo di 3 punti alti. Intanto lo sostituisco e poi aggiungo altri 2 punti. Bene, adesso procedo lavorando soltanto una prima riga di gruppi di 3 punti alti nella variante verde, per cui continuerò lavorandoli sempre tra un modulo e l'altro del giro precedente. Ultimi 3 punti nelle 2 catenelle. 1, 2 e 3. Terminiamo la riga con un punto bassissimo sempre nello stesso spazio. Mi raccomando, il punto bassissimo lo faremo sempre ad ogni riga. Catenella di sicurezza, stacco il filo, riprendo il colore di base, mi aggancio esattamente nel primo punto alto e vado a fare le mie solite 2 maglie basse. Anche qui, se lo preferite, fate le 3 catenelle. Quindi chiudo le prime 2, entro, prendo il filo, però non chiudo le 2 asole, riprendo il filo e vado a fare una sorta di diminuzione, ma vale sempre come primo punto perché avremo sempre un'asola iniziale. Vado a chiudere soltanto, abbiamo 4 asole, vado a chiudere soltanto le prime 2 e quando ho 3 asole vado a chiudere tutto. Questo chiaramente è soltanto un punto. Lo lavoro in questo modo per evitare che ci siano spazietti vuoti non appena andiamo a finire il pannello. Fatto il primo punto vado direttamente nello spazio successivo, ma durante questa riga è un'eccezione, poi vedremo perché nella riga successiva. E inizio sempre lavorando il primo gruppo di 3 punti alti, 2 e 3, per adesso procedo così, e 3. Terminiamo la riga allo stesso modo di come l'abbiamo iniziata. Prendiamo il filo, andiamo nell'ultimo punto, nel terzo, prendiamo il filo, chiudiamo solo le prime 2 asole, riprendiamo il filo sempre nello stesso punto, entriamo e chiudiamo le altre 2 asole. Quando ne abbiamo 3, proprio come all'inizio, andiamo a chiudere tutto. Ok, così abbiamo un punto bello pieno che eviterà la creazione di spazietti buchetti. Terminiamo sempre con un punto bassissimo sempre nello stesso punto. Chiudiamo, facciamo una catenella di sicurezza
e stacchiamo il filo. Ora attenzione alla terza riga, perché questa terza riga la ripeteremo per un tot di righe e nello stesso tempo andremo a diminuire di un modulo, quindi di un gruppo di 3 punti alti, perché salteremo sempre questo spazietto qui. Lavoreremo subito dopo e adesso lo vediamo subito senza perderci in chiacchiere. Inizio sempre dal primo punto, mi inserisco direttamente con l'uncinetto, prendo il filo e intanto faccio un primo punto basso. Mi inserisco nella sua maglia, prendo il filo e lascio l'asola lì, ho 2 asole, riprendo il filo, entro nello stesso punto, esco fuori e chiudo solo le prime 2 asole, 1 e 2. Quando ne ho 3 chiudo tutto e abbiamo così un punto alto, diciamo doppio. Ora attenzione qui, questo spazio non lo andiamo a lavorare, prendiamo il filo, saltiamo tutto e andiamo direttamente nello spazio successivo e andiamo così pian piano a diminuire di riga in riga. Stessa cosa faremo a fine riga, appena ci arriviamo chiaramente lo vediamo insieme. Intanto continuiamo a lavorare un gruppo di 3 punti alti per tutta la riga. Tra l'altro, come notate, non sto girando nemmeno il lavoro, sto sempre lavorando sul dritto del mio lavoro. Ne approfitto appunto perché sto utilizzando 2 colori. Ultimo punto alto e termino l'ultimo gruppo. Prendiamo il filo, andiamo direttamente nell'ultimo punto, lo prendiamo, lo tiriamo fuori, chiudiamo le prime 2 asole, riprendiamo il filo, rientriamo un'altra volta e chiudiamo le altre 2. Quando abbiamo 3 asole chiudiamo tutto e questo vale sempre come un punto. Vedete, c'è un'asola e un punto, chiudiamo sempre con un punto bassissimo nello stesso punto, catenella, tagliamo il filo. Come notate le 2 estremità diventano sempre un po' più curve e diminuiamo sempre di un modulo. Sembra che diminuiamo di 2 moduli perché andiamo a saltare pure questo spazietto, ma in realtà se provate a contare questi moduli e gli altri moduli nella riga precedente, vedete che nell'ultima riga c'è un modulo in meno. Ora come andare avanti? Ripetendo sempre quest'ultima riga che abbiamo fatto insieme. Terminate tutte le righe, questo qui è il risultato. Adesso abbiamo un'altezza di 30 cm. Non utilizzerò più la variante verde, continuerò adesso con la variante corda e questo è ciò che mi è rimasto, 20 grammi. Il gomitolo era da 100 grammi, per i 2 pannelli praticamente ho utilizzato 80 grammi, 40-40. E andiamo a realizzare subito il manico della nostra borsa e non solo, nello stesso tempo andremo a definire tutto il perimetro e andremo a nascondere anche i fili in eccesso. Mi collego direttamente con un punto basso nel primo punto, quindi i 2 punti alti chiusi insieme. Entro, blocco anche la coda dietro, prendo il filo e chiudo. Adesso partono una serie di catenelle, nel mio caso 85 catenelle. Vanno più che bene, per esempio per me, con questa lunghezza la borsa cade, per intenderci, sui fianchi. 3, 4, 5, 84, 85esima ed ultima catenella. Mi aggancio all'ultimo punto, i 2 punti alti chiusi insieme. Non qui, mi raccomando, perché questa è l'ultima maglia bassissima. In questo punto e vado a fare un semplice punto basso. In questo modo abbiamo realizzato il manico, che potrebbe sembrare piccolo, in realtà non lo è, perché appena andremo a lavorare i punti bassi in ciascuna catenella ovviamente il manico si allunga. Vado a lavorare il secondo punto basso esattamente nel punto bassissimo. Il terzo punto basso lo vado a lavorare nella riga in verde. Questo punto equivale ai 2 punti alti chiusi insieme e mi inserisco qui. Poi mi inserisco nel punto bassissimo, terza riga, punto basso nei punti alti chiusi insieme, punto basso nel punto bassissimo e come notate è semplicissimo individuare i punti e nello stesso tempo definirete questa zona qui in maniera super pulita e corretta. Calcolate 2 punti per ciascuna riga. Nel frattempo, come notate, vado a lavorarmi le code dietro. Avete visto? Semplice, semplice davvero. 1 e 2.
Vado a fare un punto basso anche qui, nello spazio delle 2 catenelle, e un punto basso nel primo punto alto del gruppo di 3, subito dopo le 2 catenelle. Ok, e voilà, abbiamo definito in maniera corretta il tutto. Procediamo, qui è davvero semplicissimo, andremo a lavorare un punto basso in ciascun punto alto sottostante. Quando arriviamo all'angolo, alle 2 catenelle, semplicemente facciamo 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Giro leggermente il mio lavoro e continuo lavorando un punto in ciascun punto alla base della borsa. Non appena arriviamo al secondo angolo ripetiamo nelle 2 catenelle di separazione i 3 punti bassi e poi procediamo sull'altro lato. Vado a fare l'ultimo punto basso nell'ultimo punto alto, un punto basso nelle 2 catenelle di separazione e qui è semplicissimo, vi mostro questa parte perché qui non ci troviamo il punto bassissimo e i 2 punti alti chiusi insieme, ma ci troviamo direttamente il punto basso lavorato sull'altro. Qui vige la stessa regola, bisogna lavorare 2 punti per ciascuna riga. Io chiaramente andrò a lavorare un punto basso nel primo punto basso e un punto basso nel secondo punto basso lavorato sul primo. Scusate il gioco di parole, ma la realtà è questa. Un punto basso qui e un punto basso qui. Se avete fatto le 3 catenelle, andate a lavorare 2 catenelle per ciascuna riga. Vi ritroverete sicuramente i punti un po' dilatati, per questo io vi consiglio sempre di fare una maglia bassa sull'altra per evitare anche questo. Vedete, spazietti vuoti non ce ne sono, la lavorazione risulta super pulita e qui dovrei fare l'altro punto basso. Però cosa succede? Che realizzo un punto in più perché adesso andremo a chiudere. Volendo potreste andare a chiudere il giro con un punto bassissimo e continuare la lavorazione sul manico e procedere lungo tutto il perimetro del pannello. Io non farò così, andrò a fare la catenella con ago e filo, stacco il filo, poi mi riaggancio nuovamente. Le dimensioni della borsa vanno più che bene, non è in questo caso una mia esigenza ingrandire ancora di più il pannello facendo tutto il perimetro. Renderei il progetto molto più grande e in più impiegherei molto più tempo. Invece farò in un altro modo, adesso ve lo mostro. Taglio il filo, prendo l'ago, mi inserisco nel primissimo punto da dove partono tutte le catenelle e vado a chiudere il tutto. Dopodiché vado a bloccare il filo in eccesso. Perfetto, questo è il risultato parziale. Guardate che bel modello carino, un modello diverso dal solito, una bella granny diversa dal solito, dalla struttura insolita, ci può pure stare. Adesso cosa faccio? Cambio il numero di uncinetto, passo al 3 perché andrò a lavorare sulle catenelle del manico e come sapete le andrò a lavorare sulla maglia dietro. Nessuno vi obbliga a fare allo stesso modo, potete anche lavorare i punti bassi sulla metà catenella stessa. Mi aggancio sempre con una catenella, diverrà una maglia bassa a fine giro. Anche qui chi mi segue da tanto lo sa, siccome il progetto è un progetto granny, non si notano chiusure di alcun tipo, perché andare a rovinare adesso il pannello andando a chiudere con maglia bassissima, formando così la maglia antiestetica? Assolutamente no. Esiste il metodo per nascondere la chiusura di ogni giro, quindi utilizziamolo. Una catenella, poi a fine giro vi mostro come chiudere o perlomeno lo mostro a chi mi segue da poco. Vado a fare un punto basso nella catenella, nella prima catenella che ho disponibile, ma dietro. Ecco perché utilizzo l'uncinetto più piccolo, in questo modo riesco ad entrare meglio. Un attimino, la prima catenella è sempre la più stretta. Ok, entro, prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Vado nella seconda catenella, mi aiuto anche col dito, perché no, e faccio il secondo punto basso, entro nella terza catenella dietro,
e faccio il terzo punto basso e così via per tutto il manico. Quindi mi ritrovo con 85 catenelle, vado a lavorarci 85 punti bassi. Capisco benissimo che può sembrare snervante andare a lavorare i punti bassi proprio dietro, però io mi trovo bene così, ecco. Preferisco fare in questo modo, perdere magari 5 minuti in più, però avere un risultato pulito. Bene, ho lavorato tutto il manico ed è abbastanza sottile, ovviamente faremo altri giri. Andiamo direttamente nel primissimo punto alto e andiamo a fare un punto basso e continuiamo lavorando un punto basso in ciascun punto alto sottostante, semplicissimo, e 2, e poi abbiamo la catenella iniziale su cui andremo a lavorare l'asola. Allungo l'asola, entro nel primissimo punto basso fatto sul manico, porto l'asola all'interno, ecco qui, mi inserisco in quest'asola appena realizzata, inserisco il cappio, prendo il filo di lavorazione e tiro. Prendiamo sempre il filo di lavorazione e lo facciamo passare attraverso la prima e la seconda asola. E voilà, facciamo sempre la catenella, il primo punto basso nel primo punto basso e continuiamo, adesso è abbastanza scorrevole, continuiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Avete visto? Anche qui super semplice davvero. Come vi anticipavo prima, continuiamo così allo stesso modo. Siamo al secondo giro, dopo di questo ne faremo un altro per un totale di 3 giri. Adesso faremo l'ultimo giro. Come notate ho già la catenella iniziale, il numero di uncinetto è sempre lo stesso, soltanto che ho preso quello con l'impugnatura perché mi è molto più comodo fare questa operazione con questo tipo di uncinetto. Nel primo punto già partono i punti delle catenelle. Vado a lavorare il primo punto proprio alla base, a punto basso allungato. Quindi mi inserisco nella primissima catenella, prendo il filo e chiudo. Vado nella catenella successiva alla base, quindi abbraccio tutti i 3 giri a punto basso che ho fatto precedentemente e chiudo. Quindi si formano queste V proprio sul manico. Non solo vado a definire il manico, ma lo rendo molto più resistente. Nessuno vi impedisce chiaramente di andare avanti con i giri. Se non ne volete fare 3, ne potete fare 4, 5 e rendere molto più spesso il manico. Insomma, potete fare a vostro gusto e personalizzare il progetto come più vi piace. E questo poi sarà il risultato, per cui continuerò così per tutti gli 85 punti che mi rimangono. Non appena mi ritrovo sulla parte centrale vado a fare un punto basso normalissimo. Bene, ho completato il mio manico e questo è il risultato. Abbiamo i 4 giri a punto basso semplicissimi. Ho fatto l'ultimo punto, posso tagliare il filo, asola di chiusura sulla catenella iniziale, vado nel primo punto e al centro dell'ultimo. Il filo in eccesso lo nascondo dietro e vado a fare un nodo. Ecco qua, questo poi sarà il risultato. Come notate non c'è né il punto di avvio né il punto di chiusura. Non c'è ma non si vede, ecco. Questo qui poi sarà il risultato. Per chi si stesse chiedendo quanto misura il manico, ve lo dico subito. Misura 54 cm, quindi va più che bene per me. Poi vi ridò nuovamente le misure. Siamo a 32 cm per 32 cm. Non ci rimane adesso che prima di tutto andare ad applicare le borchette, così diamo un tocco di colore, di dettaglio in più al nostro progetto. Le vado a inserire esattamente al centro di ciascun gruppo di punti alti, quindi uno lo inserisco qui e poi via via gli altri. Le fisserò soltanto su un pannello, quindi questo è il pannello davanti, sul pannello dietro non occorre, poi se volete li potete pure applicare lì. Io ne ho soltanto una confezione da 10 borchie, quindi non riesco a ricoprire anche l'altro pannello. Se decidete di inserirli, almeno 2 pacchetti da 10 pezzi, quindi io ne inserisco soltanto 7 e guardate differenza che abbiamo. Quindi apro le alette
facciamo in modo che non si vedano, le nascondiamo dietro i punti alti, ovvio. E voilà, questo qui è il risultato con le borchiette, 7 borchiette. Ci stanno proprio bene, si sa, ogni dettaglio fa sempre la differenza. Qui le alette le ho aperte per bene, non daranno alcun fastidio, tra l'altro andrò a foderare il progetto e quindi non si vedranno nemmeno più. Andrò a foderare i miei 2 pannelli esattamente a pannello, ho già realizzato una doppia fodera. Questa qui la metterò all'interno, riprende il colore primario utilizzato, mentre il verde farà da sfondo alla trama Granny. Ecco qui, già si vede. Realizzare la doppia fodera è semplicissimo. Intanto bisogna partire col tagliare gli scampoli. Ho tagliato 2 pezzi di stoffa e li ho messi dritto su dritto, precedentemente li ho tagliati della stessa forma della mia borsa, del mio pannello, la stessa forma, calcolandomi sempre 1 centimetro in più per lato. Ho fissato tutto con degli spilli, ho dato una stiratina giusto per avere una linea guida da seguire, non ho utilizzato la penna, ma mi è servito mettere sul ferro da stiro e fare la piega, e ho cucito tutto il contorno, tutto il perimetro, ma ho lasciato una zona non cucita, questo pezzettino qui. All'interno abbiamo il dritto con il dritto, quindi la parte bella, questa che vi sto mostrando adesso. Innanzitutto bisogna andare a tagliare tutto l'eccesso che c'è, mi raccomando, io lo faccio dopo, per adesso voglio mostrarvi il tutto e poi con calma vado a tagliare e rifinire tutto l'eccesso. In questo modo, una volta che capovolgo, all'interno tutto ben pulito, anche se comunque non c'è molto eccesso, però va bene. Quindi cosa faccio? Capovolgo il tutto, guardate, non è affatto difficile, basta prendere proprio 2 misurine così e velocemente la si fa. Ovviamente mi aiuto anche con la forbice stessa, perché cosa faccio? Entro in questo buco, in questo foro, e vado a sistemare gli angoli, perché col dito, con le mani non riesco. Mi aiuto così, vedete? Ecco qui. Ora, fatto questo, cosa dovrò andare a fare? Dovrò andare a cucire questo foro qui, o con ago e filo in maniera invisibile, così non si vede nulla, oppure posso andare a fare una bella passata con la macchina da cucire e rifinire tutto il bordo. Non so, ora vediamo un po'. Innanzitutto è sicuro che andrò a stirare questa fodera proprio come ho fatto con questa, che è bella piatta, bella stirata. Quindi adesso io con ago e filo andrò a cucire il tutto. Metterò i miei 2 pannelli dritto con dritto e cucirò dall'interno. Tutti i punti su un pannello coincidono con i punti sull'altro pannello, quindi andrò a cucire maglia per maglia. Cucio sul rovescio per 2 motivi: sia perché non si noterà la cucitura all'esterno, sia per conferire un po' di profondità alla mia borsa. Non andrò a realizzare il giro borsa, anche se in realtà potrei, perché mi avanza ancora questo gomitolo sufficiente a realizzare una lunga striscia da andare a cucire esattamente sui 3 lati. Comunque, se voi volete conferire profondità al vostro progetto, vi basterà andare a prendere questa misura, quindi fare esattamente in questo modo. Magari lo facciamo insieme, vi potrebbe essere utile. Ok, 92 cm. Bisogna realizzare un giro borsa di 92 cm, per cui avviate un tot di catenelle in base alla profondità che volete dare alla vostra borsa: 5, 6, 7, 8 cm, non lo so, avviate quelle catenelle lì, fate delle righe di andata e di ritorno fino a 91 cm. Vi suggerisco sempre di non arrivare a 91 cm, magari anche a 89 cm, perché se andate a fare il giro a maglia bassa di rifinitura acquisirete sicuramente 1 centimetro in più, per cui raggiungerete subito il 91esimo. Partirò esattamente da qui, non dall'angolo, ma subito dopo il manico. In questo modo avrò l'apertura sulla parte superiore che mi basta e avanza, non voglio un'ampia apertura. Ok, bloccato il filo, sbuco fuori esattamente dalla primissima maglia subito dopo il manico. Vado sulla prima maglia e di nuovo sulla prima e inizio a cucire in questo modo. Più semplice di così davvero. Faccio una doppia cucitura come sempre ad inizio e fine cucitura e poi procedo punto su punto. Possiamo andare a capovolgere il progetto.
Ecco, questo è il risultato della cucitura, vedete? E voilà, ho cambiato inquadratura per mostrarvi al meglio la borsa, il progetto l'ho anche imbottita, vedete anche voi quanto risulta spaziosa e capiente. Che dire, sono molto soddisfatta anche di questo progetto, è super semplice, super veloce da realizzare e poi indossato sta davvero un incanto, l'ho appena provata, super soddisfatta, mi piace tanto. Questo è un altro progetto, un'altra borsa comoda per tutti i giorni, super estiva, super primaverile, sembra quasi il modello Falabella, non so se avete presente. Forse se conferite profondità col giro borsa somiglierà molto di più a quel modello. E allora un pochettino ci somigliano, manca soltanto la catena lungo il manico, lungo tutto il perimetro della borsa e potrebbe essere anche una nuova versione Granny della Falabella. Non so, se provate a applicare la catena fatemelo sapere, fatemi vedere il vostro progetto rivisitato, perché secondo me ci può pure stare. Per esempio, se avessi messo la catena avrei utilizzato la variante oro, che si abbina benissimo alle varianti di colore utilizzate. Comunque, come avrete intuito, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io come sempre spero che il video e il progetto vi siano piaciuti, che vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento, mi raccomando non andate via senza avermi supportato anche con un bel pollice all'insù, mi raccomando. Io vi aspetto al prossimo video tutorial che vi consiglio di non perdere, quindi mi raccomando seguitemi anche su Facebook e su Instagram per non perdervi l'anteprima di ogni progetto. Io per esempio sui social spoilerò sempre i materiali che andrò ad utilizzare per il progetto della settimana, un po' di lavorazione, insomma se siete curiosi andate a sbirciare anche lì, vi aspetto anche lì. Iscrivetevi anche al canale, attivate la campanellina per non perdervi la notifica ogni qualvolta un nuovo video sarà online. Io vi ringrazio sempre, grazie per l'attenzione, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!